Buongiorno amici ortolani. Allora, stiamo nella nursery, nel vivaio, nella serretta che già conoscete. Abbiamo l'impianto fotovoltaico, vedete, sta scaldando con due batterie da 25 volt 100 ampere e sul tetto abbiamo 4 pannelli da 24 volt 500 watt l'uno e dobbiamo arrivare a 6 pannelli. Anche le batterie dobbiamo aumentare, metterne 4 e arrivare a circa 10 kW. Allora, la novità: quest'anno abbiamo i pomodorini già maturi e devo dire che li abbiamo iniziati a mangiare già da febbraio. Queste sono piantine, vedete, sono piantine nate spontaneamente. Quando facciamo i plateau, mettiamo il terriccio del plateau dell'anno precedente, che a volte ci rimane qualche seme di pomodoro che va sparso qui per terra e nascono delle piantine spontaneamente. Queste piantine le abbiamo prese, le abbiamo messe nei vasetti, vedete, e hanno prodotto dei pomodori, si sono sviluppati e li abbiamo già mangiati. Devo dire che una spaghettata con i pomodorini freschi a febbraio è una novità. Questo significa che con una spesa per l'impianto fotovoltaico, che tra l'altro non è che è proprio una spesa indifferente, perché insomma sono bei soldini, però si può avere una produzione di piantine notevole, perché in questa serretta adesso ci sono le piantine di pomodoro, ma in realtà qui ci sono passati tutti gli ortaggi autunnali e invernali, le brassicacee, i cavoli, i broccoli, e quindi sono una quantità di plateau abbastanza importante, considerando che un plateau attualmente comprato al mercato costa circa 13 euro. Se ci facciamo due conti, poi la corrente che produce l'impianto fotovoltaico non è che è una corrente che dobbiamo utilizzare solo esclusivamente nella serra, possiamo portarcela a casa e utilizzarla per altri motivi. Allora, noi sapete, facciamo una bella piantagione di pomodori, perché facciamo la passata, facciamo i pomodori pelati e noi ci viviamo tutto l'inverno con i pomodori. Quest'anno abbiamo seminato per primi, andiamo a vedere. Allora, le più sviluppate sono queste, credo. Andiamo a vedere. Allora, queste 27 di gennaio, queste le abbiamo seminate il 27 di gennaio, sono dei pomodori Gianna, pomodori datterini, una varietà nuova. Abbiamo comprato una bustina di semi. Voi sapete, noi puntiamo all'autosufficienza, quindi cerchiamo di farci tutto gratis, però insomma la bustina di semi non è che andiamo falliti. Vedete, sono delle piantine che sono leggermente filate. Filano perché è un discorso di luce. Noi con l'impianto fotovoltaico possiamo anche illuminare la serra 24 ore su 24 se c'è necessità, e con la luce ci giochiamo un po', perché facendo leggermente filare le piantine, che cosa succede? Succede che la piantina, vedete qua, ha dei peletti che voi sapete sono delle mini radici, quindi quando le trapiantiamo facciamo una buchetta bella profonda e le mettiamo in profondità, in modo che queste radichette che si sviluppano danno poi vigore alla piantina. Allora, vediamo, qua abbiamo, questi sono San Marzano, questo è l'Oxeart. Questo è l'Oxeart. Allora, noi siamo patiti di questo pomodoro, l'abbiamo piantato l'anno scorso, ci ha dato grosse soddisfazioni, è un pomodoro squisito, pezzature notevoli, 300, 400, anche 500 grammi, una bistecca praticamente. E quindi sono piante belle, vigorose, non hanno grossi problemi di malattie, eccetera.
E vedete la rotazione, queste le abbiamo messe da poco, nero di Crimea, scatolone, questo è un bel monte. Andiamo a vedere qua che c'è qua. Allora, qua c'è un pomodoro pantano romanesco, abbiamo un pomodoro Monte Carlo, un cuore di bue. Ah, questa è una varietà nuova. Abbiamo comprato una bustina di semi di datterino indianito. Vedremo come si comporta. Qui abbiamo dei ciliegini gialli. È una varietà un po' particolare. Devo dire che abbiamo comprato una bustina, c'erano 10 semi dentro, si sono sprecati. Vabbè, vedremo. Poi principe borghese, altro San Marzano, nero di Crimea, giallo a pera, altri cuori di bue. Qui, a parte il fatto dei soldi, c'è la possibilità di avere delle piantine che uno si produce in maniera autonoma, seleziona i semi dell'anno precedente che hanno avuto un bel successo e poi li risemina in modo che la piantina si adatta al clima, al territorio, alle condizioni di questo posto. Queste piante sono le ultime brassicacee che abbiamo trapiantato. Le raccolte invernali abbiamo fatte, ci abbiamo mangiato tutto l'inverno e siccome a me piacciono molto, li pianto anche all'inizio diciamo, a inizio primavera. Mi piace avere anche delle piante di cavolo, quello è un cavolo cappuccio viola, questi sono dei cavolfiori. Vedete, qui ci sta anche, iniziano a venire i cavolfiori e quindi tutte queste piantine, vedete, queste sono tutte piantine che abbiamo fatto in quella serretta e per tutto l'anno noi abbiamo diciamo gli ortaggi ci mangiamo, noi ci viviamo con quest'orto. Vedete, questa è un'indidia riccia, questa ci facciamo un risotto che è uno spettacolo. Guardate queste carote, pure queste le abbiamo seminate. Vediamo un po' un attimo. Allora, vedete? Guardate che carine. Queste sono delle carote seminate nei plateau e sono venute bene. Poi la piantina, nel momento che abbiamo messo tutte questi cavoli e broccoli, li abbiamo messi in sinergia. Vedete, è carina. Vedete, qui ci sono altri cavolo cappuccio, lì abbiamo delle cipolle, sono tutte insalate lattuga romana. Lì abbiamo messo i porri. I porri io li adoro perché io sono un patito di minestre, di zuppe, e i porri sono spettacolari. Qua invece abbiamo messo delle insalate, queste sono delle canasta e della bedolina a coste. Quindi oltre a quelle file che normalmente facciamo, abbiamo anche dei bancali e nei bancali mettiamo degli ortaggi misti un po' a casaccio, non è che siamo a qualche piantina che ci avanza, prendiamo e la mettiamo qua. E questo è il cavolo nero. Qua ci abbiamo messo seminato a spaglio delle carote. Guardate che pratino di carote che sta avvenendo. Qui sono tutte carote e man mano che ci serviranno veniamo qua e avremo una quantità che ci basterà per tutta l'estate praticamente. Poi qui abbiamo fatto la prima piantagione di aglione. Questo aglione, vedete, noi non è che togliamo le erbacce, le lasciamo. Vedete, qui c'è pure una lumachina, ma tanto non è che non creano grossi problemi. Noi non ci spaventiamo di fronte a
le erbe, queste erbe spontanee che nascono, qualche insetto. Il nostro sistema lo conoscete, quando vediamo la pianta che diciamo sta in una condizione di assedio da parte di animali, batteri, funghi, facciamo un bel respiro profondo e non ci pensiamo, e comunque vediamo che le piante vengono comunque, abbiamo bei risultati. Allora, qui abbiamo delle patate, queste sono delle patate Desiree, quelle rosse. Poi qui c'è un altro bancale, anche qui abbiamo messo tutte le piantine che abbiamo prodotto noi seminando, e sempre nella serretta. E vedete, qui ci stanno dei ravanelli, guardate che carini, guardate che belli. Eh sì, nell'insalata a me piacciono tantissimo, e ne stanno venendo parecchi. Poi ci sono vedete, altre carote, questa è rucola. Qui qualche pulcino, vedete, è uscito, si è mangiato la rucola. Poi abbiamo altra canasta, canasta, la voglia insalate, viedoline a coste, altra rucola. Allora, qui ci stanno tutte patate, vedete. Allora, abbiamo dovuto mettere questa rete elettrificata perché ogni tanto qua ci viene a far visita qualche animale, e quindi dobbiamo evitare che si porti via scavando tutte le patate che abbiamo seminato. E anche questo impianto di rete elettrificata va tutto col fotovoltaico, quindi è tutto gratuito. Vediamo un attimo qua. Allora, qui ci sono i carciofetti, sempre carciofetti messi lì e lasciati lì, non è che ci stiamo attenti. Ecco, vedete, ci stanno qua, ci scappa una bella spaghettata aglio, olio, peperoncino e carciofini.